Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Qui raccontiamo le storie che gli altri accennano soltanto, con dettagli, contesto e le voci di chi c'era davvero. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo gesto che fa la differenza: mettete mi piace, iscrivetevi e, se volete sostenere ancora di più il progetto, cliccate su Unisciti. Oggi vi porto dentro un evento che ha già fatto sognare migliaia di fan, il matrimonio tra Cenk Torun e Mahsine Merabet, due interpreti che abbiamo amato nella serie Redemption e che, lontano dai riflettori del set, hanno deciso di promettersi amore e futuro davanti a famiglia e amici. Non è solo una cerimonia, è una dichiarazione di stile, di identità e di unità tra due percorsi artistici che si sono incontrati prima sullo schermo e poi nella vita. Dal set alla realtà, quando la chimica diventa scelta. Il loro avvicinamento è stato un sussurro prima di diventare notizia. Sul set di Redemption li abbiamo visti condividere scene di grande intensità, ma dopo l'ultimo ciak la complicità non si è spenta. Interviste prudenti, apparizioni misurate, nessuna conferma plateale, tutto lasciava pensare a un'intesa profonda che preferiva crescere al riparo dai titoli urlati. La decisione di sposarsi, raccontano persone vicine alla coppia, è maturata lentamente, fra turne promozionali, serate di lettura dei copioni e weekend rubati al tempo delle produzioni. Quando hanno capito che le loro priorità coincidevano, rispetto dei ritmi, spazio per la famiglia, libertà di scegliere progetti che avessero senso e non solo clamore, il passo è venuto da sé. La scelta del luogo, storia, acqua e luce. Il matrimonio si è svolto in una dimora storica affacciata sul Bosforo, una villa dai saloni alti con stucchi chiari e pavimenti di legno lucido. La posizione non è stata casuale. L'acqua come confine e ponte insieme, i battelli che scorrono silenziosi al tramonto, le lanterne che si accendono una a una lungo il molo. Gli organizzatori hanno costruito una scenografia che univa rimandi ottomani e tocchi contemporanei, archi di fiori bianchi e foglie d'ulivo, eleganti candelabri in vetro e un corridoio centrale rivestito da un tappeto avorio su cui la sposa avrebbe posato i primi passi da moglie. L'aria profumava di zagara e menta, una brezza leggera muoveva le tende, come a ricordare che la città non dorme mai ma sa ancora regalare intimità a chi la cerca. Gli invitati e l'atmosfera. L'elenco degli ospiti era selezionato ma variegato, colleghi di set, registi, autori, alcuni nomi della moda e della musica, amici di lunga data. Nessuna folla indistinta, piuttosto un mosaico di relazioni autentiche. All'arrivo, agli invitati veniva offerto un tè al bergamotto o un calice di spumante turco. Sul terrazzo, piccoli tavoli rotondi con tovaglie lino perla e carte del menù stampate su carta filigrana. L'orchestra d'archi provava un adagio discreto, mentre il fotografo si muoveva quasi invisibile, con l'indicazione chiara di preferire scatti candidi ai ritratti impostati. L'idea era raccontare l'evento come una narrazione in divenire, non come un catalogo di pose. L'entrata di Cenk Torun. Cenk Torun è arrivato poco prima dell'ora d'oro, quando il sole abbassa i toni e tutto si fa più morbido. Indossava un completo su misura color inchiostro, revers sottili, camicia bianco latte e un fazzoletto nel taschino piegato a lama. Nessun eccesso. Linee pulite, taglio impeccabile, un orologio classico con cinturino in pelle. Ha salutato con abbracci sinceri, con quel modo educato e diretto che i fan hanno imparato ad amare. Si è fermato accanto al padre, gli ha stretto la mano a lungo, poi si è posizionato sotto l'arco di fiori, girandosi verso il pontile come a cercare ancora una volta la vista dell'acqua, forse per fermare l'emozione. L'apparizione di Mahsine Merabet. Il mormorio si è fatto silenzio quando è apparso il profilo di Mahsine Merabet. Abito bianco avorio, linea scivolata, spalline sottili, un velo che si allungava in una coda viva ma non ingombrante. Il tessuto, morbido e privo di ricami vistosi, lasciava parlare la luce. I capelli raccolti con qualche ciocca libera, orecchini a goccia, un bouquet di fiori bianchi e rami d'ulivo. Niente ostentazione, solo una misura perfetta. Ogni passo era deciso, lo sguardo rivolto a Cenk come fosse l'unico punto fermo nella moltitudine di sguardi intorno. Al passaggio, gli amici di lei hanno trattenuto le lacrime, qualcuno ha sussurrato, è proprio lei,
come se quell'eleganza fosse una sintesi riuscita della sua storia personale e del ruolo pubblico. La cerimonia, parole scelte e rispetto. Il celebrante ha aperto con una riflessione sul significato del tempo condiviso. Non promesse di eternità facili, ma impegni concreti, proteggere il lavoro dell'altro, rispettarne gli spazi, usare la sincerità come prima lingua. Cenk Torun ha preso la parola con la voce ferma, ha ringraziato i genitori per avergli insegnato il valore della pazienza e gli amici per averlo aiutato a non confondere i riflettori con la luce vera. Ha poi guardato Mahsine Merabet e ha detto che in lei ha trovato non un rifugio ma una casa, che è cosa diversa, non un luogo in cui nascondersi, ma un posto da cui ripartire ogni volta. Lei ha risposto con parole essenziali, quasi sussurrate, promettendo di non lasciare che il rumore del mondo copra la loro voce. Gli anelli, sottili, in oro chiaro, sono passati da una mano all'altra con un gesto semplice. Nessun applauso fragoroso, un lungo respiro collettivo che ha sciolto la tensione. Musica, sapori, dettagli. Dopo la firma ufficiale, l'orchestra è passata da brani classici a una selezione curata di melodie contemporanee riarrangiate per quartetto d'archi. Il primo brindisi è stato accompagnato da finger food che univano tradizioni, mini borek con erbe fini, capesante scottate su crema di ceci, tartellette di melograno. Il menù della cena ha proseguito su questa linea: pescato del giorno con agrumi e zenzero, riso profumato allo zafferano, verdure al forno con timo e miele, per chiudere con una torta nuziale in 3 piani ricoperta da una glassa lucida e decorata con rametti d'ulivo e piccoli fiori bianchi. Le bevande alternavano vini dell'Egeo e succhi di frutta freschi. Sul tavolo degli sposi, 2 calici sottili incisi con le iniziali C e M. I discorsi, voci che conoscono la verità. A prendere il microfono sono stati in pochi, con interventi brevi e densi. Un regista che li ha diretti in Redemption ha raccontato un episodio di set. Una scena difficile, risolta da loro con un'improvvisazione perfetta che aveva stupito l'intera troupe. Un'amica d'infanzia di Mahsine ha ricordato la determinazione con cui, appena adolescente, imparava a memoria testi in 3 lingue. Un collega di Cenk ha parlato della sua generosità: non ho mai visto un protagonista cedere una battuta a un comprimario per far funzionare meglio la scena. Ogni aneddoto era una tessera che componeva l'immagine di una coppia capace di trasformare il talento in rispetto reciproco. Il primo ballo e il patto con gli invitati. Il primo ballo è stato intimo, una canzone scelta senza l'ansia del colpo a effetto. Hanno danzato senza guardare la sala, concentrati l'uno sull'altra. Gli invitati, su richiesta della coppia, hanno riposto i telefoni per alcuni minuti, nessuno scatto, nessuna storia in diretta, solo occhi e memoria. Un gesto controcorrente che ha reso il momento più vero. A seguire, la pista si è riempita, tra sorrisi e abbracci. Sul molo, fuochi freddi hanno disegnato scie gentili nell'aria, mentre alcune barche di passaggio salutavano con un breve colpo di sirena. Le foto ufficiali e l'uscita. Il servizio fotografico si è svolto in 3 tempi: pochi ritratti classici in salone, una serie di scatti all'esterno con la luce di taglio e, infine, un passaggio sul pontile, dove gli sposi hanno camminato mano nella mano, senza pose forzate. La coppia ha chiesto che le immagini non fossero diffuse tutte insieme, ma condivise nel tempo, come capitoli di un racconto che continua. Al momento di lasciare la villa, Cenk Torun e Mahsine Merabet sono passati tra una doppia fila di amici con piccoli calici alzati, nessun riso lanciato, nessun petalo a coprirli, soltanto parole buone mormorate a bassa voce. Reazioni, voci, prossimi passi. Sui social, l'eco è arrivata veloce ma, per una volta, non rumorosa. Gli hashtag si sono accesi senza degenerare in clamore. La cifra stilistica del matrimonio, misura, cura, autenticità, ha contagiato anche il dopo. Molti fan hanno scritto di essersi sentiti invitati a distanza a un momento bello, e tanto bastava. Nei corridoi delle produzioni si mormora che i due stiano valutando progetti che permettano di conciliare set e vita privata senza sacrificare l'una all'altra, miniserie di qualità, cinema d'autore, collaborazioni internazionali calibrate. Non cercano la quantità, cercano il senso. Perché questo matrimonio conta anche per noi.
In un'epoca in cui tutto è contenuto, il matrimonio di Cenk Torun e Massine Merabet ha proposto una narrazione diversa, l'amore come pratica quotidiana, la celebrazione come scelta di sobrietà, la fama come strumento e non come fine. Hanno unito tradizione e modernità senza trasformarle in slogan, hanno dato spazio alle persone care e alle parole necessarie. Hanno ricordato che la bellezza non chiede rumore, chiede attenzione. Se questo racconto vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Quale dettaglio vi ha colpito di più? L'abito essenziale di Massine Merabet, il primo ballo senza telefoni, il corridoio di fiori e ulivo, o le promesse asciutte e concrete? Lasciate un mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella. Nelle prossime settimane seguiranno altri approfondimenti su Redemption, sui nuovi progetti della coppia e, se decideranno di condividerlo, sui momenti del viaggio che verrà. Grazie per essere stati con me fino alla fine, ci vediamo presto con un nuovo episodio dietro le quinte dello spettacolo.